Hai presente quando hai fatto metti il bottone aereo? E io ti ho detto, sì amico, buona idea. Questi qui ti non la drive. Ah, porca. Che cosa sarà successo? A. Un bambino ha staccato i microfoni. B. Un fulmine ha fatto saltare tutto. C. Ci hanno rubato la videocamera. D. Qualcuno, dopo aver seguito i preziosi consigli di Michelangelo, si è accorto a fine puntata di non aver registrato niente. Scoprilo con noi. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Connectando. Questa è la numero 21 e come potete vedere dai divani vuoti oggi sono da solo e quindi vi subirete un bel pipone mio di circa 2 ore. No, non è vero, vi salvo. Non è solo, ci sono anch'io, come aveva preannunciato l'altra volta. Io sono Michelangelo, ciao Simo, come Ciao stai? Michi, bene tu? Tutto bene. E allora? Siamo pronti? Pronti? Come sono andate queste vacanze? Bene, Bene. riposato, Sì. tutto a posto. Cosa hai fatto di bello? Adesso Michi, nel servizio premium, se volete ve lo raccontiamo. Sì, ci sarà il servizio premium con Vediamo. gli scoop. Allora, arriviamo subito al sodo. Arriviamo allo scoop di oggi. Lo scoop di oggi è l'ospite che presenteremo. Sì, perché abbiamo annunciato un bel po' di novità nella puntata 20 e in quella 21 e oggi ne abbiamo un'altra. Sì, perché l'ospite che presentiamo oggi, anche lui a sua volta diventerà un collaboratore. Sta iniziando a diventare una cooperativa, insomma, questo podcast. Quindi, bando alle ciance, teniamoci sobri e presentiamo l'ospite di oggi, che è un architetto, Un ballerino un ballerino, un appassionato di spiritualità, e un amatore, un attore amatore. un attore amatore. Lui è Federico Fadda. Le trombette le... Vieni che ti trombettiamo adesso. Buonasera a tutti, Ciao, buonasera, Federico. Benvenuto. piacere essere qui. Com'è? Com'è? Tutto bene, grazie. Siamo pronti per questa puntata? Via. Via. Di cosa parliamo oggi, Michelangelo? Un caffè Io mi bevo. Buono! latte Ma è zuccherato? e mielato. 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 Ah, questo è un ottimo mate. Sapete cos'è il mate? Se non Non lo posso sapete, Me lo spiega Simone cos'è il lo spiega Federico. Beh, è una forma di tè molto bevuto in Argentina. Fondamentalmente, se vedrete me in argentino, molto probabilmente avrà una ciotola con una cannuccia. Sta bevendo mate. Ovunque lui sia, anche in spiaggia con 40 gradi. Ma Quindi- perché parliamo di mate? Perché Federico è un ballerino. Quindi come ti sei avvicinato al ballo? Argentina, Credo- balli tango? No, No, non ancora. Non ancora. Balli col mate? Me l'hanno chiesto quest'anno di iniziare. Bah, A bere mate o a ballare? bere mate. No, ballare tango. Argentini, chiediamo scusa perché sappiamo che per voi il matto è un'altra cosa, quindi facciamo finta che Abbiamo provato. non sia una camomilla o qualcos'altro. Però, quindi facciamo un caffè spirituale, Perfetto. o artistico, Ma imprenditoriale, secondo me Fede rientra un po' trasversale. sì. Però forse ci concentriamo più sulla spiritualità e la crescita personale. Che Vai. sia. Bene, quindi come accennava Michelangelo, Federico sarà un nostro co-presentatore, collaboratore che ci accompagnerà più avanti in qualche puntata nelle varie rubriche, compresa quella di attualità. Però oggi siamo qui per fare la rubrica di spiritualità e crescita personale soprattutto. Bene. Quindi, Allora, vorrei interrompere per dire una chicca all'orecchio a Federico e voi dovete scrivere nei commenti di che cosa si tratta. Va bene. io non la posso sapere. No. Qua. Dopo. La vogliamo risolvere subito? No. la teniamo Lasciamo. Così è la vita. Colgo la palla al balzo per fare una petizione, no? Quello è spagnolo, questo c'è una richiesta in italiano. Vai. Perché il nostro pubblico è un po'... non commentano molto. Ah. Non commentano molto, quindi. Allora, Quindi- commentate innanzitutto con dei feedback, se avete dei feedback possibilmente costruttivi, e poi se vi è piaciuta la puntata, se la finirete, e soprattutto dovete scrivere secondo voi che cosa io gli ho detto all'orecchio. Che è una cosa fondamentale. Beh, con l'inquadratura... Esatto, come la settimana enigmistica. Trova la cosa che non vale. Trova Willy. Trova Willy.
Va bene, dai, No, a dai. parte gli scherzi, qualche commentino su, non so, un feedback, qualche critica costruttiva, insomma, ci farebbe piacere, no? Molto. Io nemmeno stavo accarezzando la pianta. Bene, Quindi, dai, bando alle ciance, bando alle ciance, Vai. scherzi a parte, se no sembriamo dei cialtroni totali. beh, un pochino, Siamo dei cialtroni. Sì, dai. Bene, cosa è per te la spiritualità e quando ti ci sei avvicinato? Bella domanda, grazie. possiamo dire che ha già risposto 2 volte a questa domanda. Diciamolo. È Sembra che successo. l'abbiamo fatto 3 volte perché non Sto è- facendo una pausa per dire, così Anzi, vediamo sta se sta pensando registrando il perché telefono. non se l'aspetta. Dai, spiega cosa è In successo realtà è successo questo. La prima volta che ci siamo visti, qualche abbiamo settimana fa. abbiamo iniziato a fare il video, è uscito benissimo. Ok, non come questo. Non il video, l'audio è uscito. L'audio è uscito bene. Solo che quando abbiamo finito, dopo 1 ora e mezza di podcast, il mio cellulare si era totalmente fuso, temperatura alle stelle, 0 memoria, quindi avevamo registrato 4 minuti su 1 ora e mezza di audio, che invece registriamo con i microfoni. No, Ecco, ma la roba era lo metto in modalità aerea e gli ho fatto beh sì, perché l'esperto ha detto sì, solo che così mi son disconnesso dal drive e quindi ho finito la memoria in un attimo. A presto e grazie per l'ascolto. Grazie a tutti. muchas gracias. Ha smesso di registrare dopo 5 minuti. Memoria a te. All'inizio, la prima domanda. Si è bloccato. Hai presente quando hai fatto metti modalità aereo? E io ti ho detto, io amico, buona idea. Questi qui non apre il drive. Ah, porca. Vabbè, la rifaccio un attimo. Vabbè. La rifacciamo a caso, mettiamo l'audio. Vabbè, l'audio c'è. No, dico, il video è lungo. E ci manca l'audio un po'. Sì, no, tanto è che È come se non bastasse oggi. È successo di nuovo, ma col suo cellulare. Stai perdendo la vera connessione con te stesso. Lo puoi ritrovare in tutti gli altri. Facciamo una piccola pausa. tecnica. Dobbiamo usare un po' di intelligenza emotiva. Dobbiamo usare un po' di intelligenza emotiva. Vai. Lo blocchiamo e lo rimettiamo? Lo stai bloccando? Cosa? Dai. Serio? Di nuovo, ma porca Quindi non c'è 2 senza 3. Sì, spero di no, perché... Da toccarci... No, va bene così perché anche avrei eccesso di... Comunque, Quindi, spiritualità, cos'è per me? In breve, potrei dire che è una qualsiasi tipo di richiamo, di polarità, di vicinanza che possiamo o meno sentire verso non l'ignoto, non l'occulto, ma quello che va oltre. Quindi, nella puntata 2 di 3 che abbiamo appena fatto, ma è stata bruciata, dicevo a Michelangelo, avete mai visto Avatar? Su Avatar loro si riconoscono quando capiscono che fanno parte della stessa, diciamo, tribù, che non è un'appartenenza etnica, ma è proprio un'appartenenza di spirito. I see you. Quindi io ti vedo oltre, per me questa è sicuramente un segno di spiritualità, un segno di voler andare oltre, di cercare una connessione con quello che non è, prettamente percepibile o visibile come la materia che ci circonda. con i 5 sensi, dici. Sì. Come mi ci sono avvicinato? Per dissonanza. Questo mi suona familiare. Ho già detto. Per dissonanza perché è un termine, quello della spiritualità, di cui la religione sicuramente si è appropriata da centinaia di anni. Purtroppo, in alcuni casi, infangandola, o rendendola poco interessante. Cosa che invece è. Come? Fondamentalmente crescendo dei piccoli esseri umani, ragazzini, con catechismo, dogma, letture infinite, noiosissime, che oggi non sono noiose, ma in quel momento sono noiosissime. Bambino non ha voglia di leggere quelle cose, non ha voglia di soprattutto doverci credere per dogma. Quindi anche l'approccio che si dà verso determinati concetti è essenziale che sia, ritagliato sul tipo di interlocutore che si ha. Mi sono avvicinato per dissonanza perché dopo una prima formazione, europea, diciamo, no,
quindi legate al cattolicesimo, al cristianesimo. Io ho frequentato anche 2 scuole, le elementari e poi le scuole medie di stampo cristiano, fortemente cristiano. Poi ho avuto, crescendo negli anni, un brusco allontanamento dovuto anche a cosa? Che secondo me è importante. Il fatto di non capire determinate cose non ti permette di padroneggiarle, non ti permette di governarle. Quindi hai delle cose imparate a memoria o per così sono, così devono essere, e quando entri in un contesto che magari è un po' più selvaggio, quello della scuola pubblica, quelle erano scuole private, chiaramente ti scontri con tutta una realtà diversa, sono persone che vengono dalle più disparate classi sociali, con vari problemi, privilegi, è chiaramente un mix, che viene un po' meno nelle scuole private. E cosa succede? È che, venendo da un ambiente che comunque è protetto, in cui ti hanno, insegnato determinati concetti, o li padroneggi o inizi a diventare, non dico l'emarginato, ma sicuramente a quell'età non è motivo di vanto. Ad oggi fare un discorso di questo genere con un certo spessore, non so se lo faremo oggi, ma mi può capitare di farlo, riscontro nelle persone un feedback estremamente positivo perché sono tematiche estremamente interessanti, profonde. Parlarne, cioè. E la persona che ho davanti vedo subito, chiaramente se un minimo incline alla cosa, vedo subito che mostra un interesse che chiaramente non esiste a quell'età con quelle tematiche. Gli insegnamenti sono ottimi, quindi Imitatio Christi, tutto quello che può essere l'insegnamento del Cristo nei vari testi biblici è un ottimo insegnamento, è un'ottima linea da seguire. Tuttavia, se quegli insegnamenti vengono imparati a memoria, sei un bravissimo giocatore di memory, ma non li hai capiti. E quindi ti scontri con persone molto più sveglie, ok? Che hanno, come si dice, hanno fatto un po' più di strada di te e non sei in grado di mantenere quel discorso perché non l'hai capito. Crescendo, quindi mi ci sono allontanato sempre di più, sino a abbracciare quella che oggi viene venduta, no? Come la società evoluta, che è molto superficiale, atea, la maggior parte, io non credo in niente, perché? Boh, perché son figo. Perché se vai a scavare un attimino, la media risposta poi è quella, la media motivazione è quella. E ti rendi conto che son tutte persone che si son perse nel cammino, abbracciando, diciamo, nuove filosofie a parer mio discutibili, ehm, e son talmente lontane da loro stesse che poi non si riconoscono neanche allo specchio, quindi qualunque cosa va bene, fare qualsiasi cosa va bene, i valori vengono meno, l'importanza di un amore, un'amicizia, un rapporto è molto più fragile, è molto più vendibile. E questo è io l'ho percepito dopo anni come una cosa gravissima. E sicuramente, sai, in un vecchio film, dicevano il segreto, il trick, il trucco più furbo del diavolo è quello di convincerti che non esiste. Ed è quello che stanno facendo ripeto, sempre a parer mio, quindi discutibilissimo, con i nuovi vari movimenti di aggregazione sociale o reconquista di questo mondo. Tuttavia vedo sempre più persone frustrate, doloranti. Non son doloranti per una caduta, ma son doloranti perché stanno soffrendo psicologicamente e continuano a abbracciare questa finta evoluzione, questa finta apertura mentale che le porta a perdere tutto, continuamente e totalmente. Quindi vengono meno quelli che sono un po' i punti di riferimento. Io ho sentito questa sensazione dopo essermi perso e lì mi son detto: forse non voglio tornare dov'ero, ma voglio fare qualcos'altro". Quindi correggimi se sbaglio, se ho ben capito stai dicendo che perché prima ho sbagliato la stessa frase. Meno male che questa è la bella porta. Prima era correggimi se dico bene. Così ho detto. Correggimi se dico bene, noi siamo rimasti così. Va bene. Va bene. Allora, ti ci sei avvicinato alla spiritualità, però che in qualche modo non era quella "vera", tra virgolette, ma quella un po' distorta, religiosa. Poi Sì. ti ci sei allontanato, perché hai di nuovo comprato, tra virgolette, il pacchetto, il programma che ti hanno venduto in qualche modo dall'alto, che diceva l'esatto opposto,
Totalmente. Ok, quindi erano due strade, né una né l'altra, insomma, avevano dei frutti reali, fino a quando hai scoperto, sempre tra virgolette, la cosiddetta, passatemi il termine, vera spiritualità e hai scoperto Sì. quanto era profonda la famosa tana del bianconiglio. E ci sono entrato dentro. Qualcosa del genere. Cosa del genere. Una persona mi disse quando ho iniziato, guarda che poi non esci più. Sì, sì, non esci più. Dopo che inizi a vedere determinate cose non puoi tornare indietro, perché se le fai in quel modo, qualunque esse siano, le stai capendo. E una volta che le hai capite, far finta che non le hai capite non è più possibile. Quindi chiaramente cambia tutta la tua vita, cambia il modo di vedere le cose, il modo di intendere i rapporti, di dare importanza a un'amicizia, ripeto, o un amore, il modo di comportarsi nella società e anche di interfacciarsi a uno sconosciuto. Io mi sono reso conto, diciamo, nel primo approccio da ragazzino, no, che c'era tanto giudizio, un giudizio massacrante, continuo per ogni cosa. E io mi chiedo come fai a crescere con un genitore che ti dice devi essere te stesso, poi tu sei te stesso, no? E ogni cosa può incontrare un forte giudizio, che deve chiedere un perdono, devi essere perdonato, scontare una penitenza, cioè mi è sembrata una roba un pochino articolata Beh, sì, inutilmente. sicuramente, come se forse il termine giusto, quale potrebbe, non giusto, però il più adatto Boh. potrebbe essere un po' forse fuorviante. Qualcosa di fuorviante. È fuorviante perché sentirsi sbagliato senza capire il perché sei sbagliato ti porta ad allontanarti da te stesso. Cioè, io sono nato così, tu cos'ha? Lui in un altro modo ancora. Definire la scuola anche come un elemento normalizzante, come viene chiamato tra l'altro, per me è spaventosissimo, perché dove puoi trovare spazio tu che non sei normalizzato o non sei normale come loro credono che tu debba essere normale? Al di là della polemica chiaramente, io penso che sia una dinamica che non può che portare le persone ad allontanarsi o a perdersi. Perché tu gli stai dicendo: "Non vai bene come sei, devi essere così, allora sei okay per la società". E lì diventa complessa. Non è un caso che, per esempio, credo che qui il podcast abbia già affrontato il tema della tarologia. Sì, Se io puntata 2. ultimamente, negli ultimi anni, ho parlato tanto di tarologia, tarocchi, mi sono stati fatti. Ho incontrato persone estremamente formate, allieve di, per esempio, di Jodorowsky, allievi. E, e negli ultimi anni ho parlato di tarocchi con diverse persone appositamente perché volevo grattare un po' e capire. E il 100% delle persone han detto: "Io non ci credo a queste cose, ti leggono il futuro, sono chiromanti e poi ti fanno pagare", cioè niente di più lontano da quello che può essere il mondo della tarologia. Questo perché? Perché hai normalizzato una cosa scomoda, hai venduto una bugia e le persone, dato che comunque viviamo in questa parte del mondo un po' lontana da dove la tarologia in realtà ha avuto più radice, ehm hanno comprato quella bugia e ci credono in modo incondizionato. Preferiscono continuare davanti a un'evidenza a credere a una bugia piuttosto che dire: "Ah, forse ho creduto a una cazzata per un paio di anni". Ma non ti ho capito bene, cioè la teologia nel senso credere che funzioni, che non No, funzioni? no, la tarologia nel senso semplicemente che è un'arte, un ambito in cui si smuovono e si toccano determinate conoscenze, Mh-mh. che sono molto lontane dal mondo occidentale, diciamo, come noi lo conosciamo. Poi non che non ci siano persone che se ne occupano anche occupino anche in Occidente. Però è molto più semplice stare sulla superficie. Quindi il Okay. tarologo fa le carte, ti legge il futuro, è un imbroglione. Non ti puoi chiedere se quel tarologo, e io ne ho avuto un impatto diretto, fa 5 giri in tondo qualsiasi psicologo laureato quinquennale qua in Italia, qualsiasi chiaramente provocatorio. Quindi un paio di provocazioni le diamo così iniziamo con i Certo. commenti, no, ehm, però è spaventoso l'empatia e l'intelligenza emotiva che queste persone hanno. Scomodissima da avere, perché una persona con intelligenza emotiva
riesce molto prima a togliersi catene, corde ed è libero. Libero nella forma in cui trova comodo essere libero, ma non più totalmente governabile da una forza maggiore che preferisce che tu rimanga ateo, superficiale, annoiato e che trovi la totale appagamento dei tuoi sensi in attività sessuali, droghe, qualsiasi tipo di svago, che poi va benissimo svagarsi, divertentissimo, non sono di sicuro contro il sesso, però non è fine a se stesso. Quando tu lo cerchi come una siringhetta per la noia, inizia a diventare un oggetto materico inutile, così come tutto. Quindi, Quindi per me è un po' più un connettersi oltre. per capire se ho capito bene, cioè tu pensi che queste persone emotivamente e anche intellettualmente formate Sì. arrivano a un certo punto, per magari riutilizzare anche una parabola cattolica, piuttosto che ricevere il pesce da qualcun altro, imparano loro a pescare e quindi poi si muovono come meglio credono in questo mondo che, ad esempio, nel mondo della spiritualità, non sono più legati da, ok, tu mi hai detto che io sono cristiano, allora sono cristiano, punto. Penso in generale che la conoscenza ti dia una barca, ti dia dei remi e anche un motore, a seconda dei casi, e quindi perché non percorrerla? Quando la conoscenza verte e trascende oltre, diciamo, a quella che è la superficiale conoscenza occidentale, quindi cerca di abbracciare anche un mondo immateriale, allora può diventare qualcosa in più. Tra i migliori medici anche occidentali, caso strano, ci sono personaggi che hanno una forte fede, non dico in Cristo, in Dio o quello che è, ma hanno In una forte generale. fede, credono che ci sia qualcosa e si riescono a muovere anche col paziente con totalmente con un'altra marcia. Certo. Ok. Forse per chiudere un po' il discorso e aprirne uno nuovo, memore anche di quanto dicevamo nell'intervista precedente, Michelangelo ci confermi che è tutto ok, Ok, tutto Stiamo qui. riprendendo. non potevamo permetterci un altro errore. Quarta versione. Forse anche in questo caso volevi forse arrivare a questo, che la spiritualità ti ha insegnato il non giudizio? Sì, l'hai percepito o è la terza volta che te lo dico? Sono una persona molto intuitiva, conosco Federico, è la terza volta che me lo dice. Sì, diciamo che se dovessi fare una cernita ad oggi di tutte le cose, di tutti gli insegnamenti che ho ricercato, grazie, mi sono arrivati. Sicuramente il non giudizio è uno dei primi punti di partenza, perché mi ha fatto render conto di una cosa importantissima. Passiamo il tempo a giudicare le persone, costantemente, anche involontariamente, è un giudizio continuo, perché siamo stati educati a quello. La parte più interessante è quella di trovare un modo come dire, per cercare un'esternazione del proprio io, del proprio sé, che fa da osservatore, ci osserva, fa da testimone, no? Quindi ci guarda senza giudizio e in qualsiasi momento della nostra giornata, da fuori, ci guarda e vede cosa facciamo, come reagiamo, quando magari ci arrabbiamo tantissimo con la vena qua, no? Perché ci hanno tagliato la strada, o con la nostra compagna, il nostro compagno, i nostri amici, per i motivi importanti, veramente importanti. Quanta energia sta venendo sprecato in quel momento? Quale tipo di reazioni io sto portando fuori? Quindi, cosa sto decidendo di nutrire del mio corpo? Facendo questo in modo continuo è veramente stancante, è veramente complesso all'inizio. Punto primo, impariamo a esser presenti. Quindi l'esser presenti in quel momento con un'osservazione che non è giudicante e quindi anche tutte quelle particolari inclinazioni che possiamo avere, sia positive sia negative, diventano magicamente dei fatti. Non è né buono né cattivo. È chiaro che manteniamo comunque la capacità di discernere. Quindi, quella cosa non mi ha fatto bene, quella cosa mi ha fatto male. Quindi comunque continuiamo come dire, ad aggiustare il tiro sempre di più, no?
sino a trovare una via che per noi sia confacente, sia comoda, sia utile. Ti sparo un'autoprovocazione, perché molte volte nel percorso spirituale un pochino ci sei, tra virgolette, caduto anche tu, Sì, tendiamo a giudicare chi non lo è, certo, oppure quelli che in qualche modo ci allontanano dal percorso spirituale, no? sì. Quindi poi non è nemmeno facile metterlo in pratica, No. effettivamente, no? Una delle parti più interessanti è che è un percorso che è un percorso molto non pericoloso, ma è un percorso che ambisce alla libertà. Nel momento in cui tu ricerchi la libertà, sei libero, quindi non c'è paracadute, non c'è protezione, non c'è la chiesa che ti dice devi fare così, così, cosa, quindi comunque ti crea delle protezioni, tu sei libero, puoi andare dovunque. Una consapevolezza, una coscienza, è un momento giusto per fare le cose, è indubbio dire che sia utile ritrovarlo. Quindi è una domanda complessa. È una domanda complessa. Penso che sia un percorso da fare con tanta umiltà. Quello che viene, diciamo, fatto in modo inconsapevole è proprio questo. Io leggo 100 libri, sono diventato un guru e quindi adesso ti insegno, ti infondo, no? E in realtà, la vita, come, dicevamo, ti può mettere un piccolo bastoncino che tu non vedi perché sei troppo impegnato a fare il fenomeno e la vita va a rotoli e cadi, anche se pensavi di essere in quella posizione, no, di onnipotenza, di supremazia intellettuale. Appena Ma fatto venire un'immagine, mi sa che è un classico questo del mistico che ha passato la vita con privazioni su privazioni, insomma, un po' disconnesso anche dal mondo, in qualche modo forse anche giudicandolo, e poi in fin di vita, sul letto di morte, voglio vivere, voglio vivere, voglio vivere. Ma come? È passata una vita, certo. no, un pochino. No, penso che, sia importante, vivere nel mondo in cui fondamentalmente si è nati. È inutile passare, a giudicare la vita e magari in modo anacronistico, quando poi la realtà che si vive è questa. Quindi, sì, possiamo avere quella nostalgia di tempi mai vissuti, i tempi d'oro, golden age, no, ma la verità è che non c'eravamo. Qua ci siamo però, abbiamo la possibilità di vivere, abbiamo possibilità di aiutare le persone, di farle sentir bene, piuttosto che sentir male. È una scelta, no, se Certo. proprio lo vuoi fare fallo, io no, Vuoi fare? Fallo. fallo. Però posso scegliere, ogni momento posso scegliere, sì, puoi darmi una brutta risposta, puoi comportarti male, ma io posso avere l'intelligenza di capire perché mi ha risposto così, perché si è comportato così, cosa ha vissuto, cosa ha passato, chi l'ha cresciuto, C'è un mondo che dietro. energia io gli ho dato. E lì passiamo al secondo punto, no? Il giudizio. È molto facile che io dica: Simone, non mi piace perché sei tirchio, e lo indico. Indicarlo e dargli una forma fisica mi rende facilissimo il fatto di personificare una cosa che io detesto, una cosa che non mi piace e che giudico. Molto probabilmente, diciamo, non probabilmente, sicuramente in questo ambito io sto giudicando Simone, ho facilità a dire Simone è tirchio, perché in realtà sono io tirchio, ma fa malissimo autoindicarsi. È la cosa più difficile che l'essere umano può fare e non sta riuscendo a fare, vedi, insomma, come stanno venendo gestiti anche i conflitti a livello mondiale oggi. Però se si facesse un po' di più questa pratica, con non giudizio, quindi io non ho bisogno di, son tirchio io, mi ammazzo, flagello, 9 code. No, ok, son tirchio, bella. Magari Mi giudico piace meno star lui, tirchio, sì, non mi piace, no. sono più Posso prendere, compassionevole verso gli altri. posso prendere la strada che voglio. E forse posso capire che magari non son tirchio, che ne so, economicamente perché non mi hai offerto il caffè. Magari son tirchio d'amore, magari son tirchio di compassione. E lì riconosco e faccio un lavoro su me stesso, tanto lui non lo posso cambiare. Posso fare tutto quello, posso sbattermi, ucciderlo, ma non lo potrò mai cambiare. Se A il meno che non giorno voglia il cambiare lui. giorno che lui deciderà di Ok. cambiare è perché sarà ispirato, ma l'avrà deciso lui. Certo.
Ho una domanda a Fede, un po' è un off topic, ma rimane sempre nel campo spiritualità. Tu fai l'architetto, giusto? Sì. Che connessione c'è, a patto che ci sia? Questo è come dicevo, un vaneggio mio. Che connessione c'è tra architettura e spiritualità? Secondo te c'è una... C'è una forte connessione. È una domanda bellissima. C'è una forte connessione perché per me, come professionista, l'architettura è una delle mansioni, secondo me, più difficile per l'essere umano. Non per dire il mio lavoro è difficile, ma perché stai tirando fuori dal tuo cervello un'idea che è molto privata. Ok. Sei tu nudo. È tutto il tuo estro, tutto il tuo voler dire qualcosa e lo stai disegnando su un foglio, lo dai a qualcuno e dice che schifo. Ok. Quindi tirar fuori quella roba è molto interessante ed è il primo incontro in realtà che io ho avuto con Lego. Ok. Ti metti il primo anno, disegni, adesso faccio questa cosa, bellissimo. Lo guardano, bella cagata. Perché? Perché quello è il tuo ego. Non perché il tuo ego sia brutto in qualche modo, ma perché hai guardato cosa tutto c'è intorno. Tu ti sei imposto lì e se tu hai quell'atteggiamento disegnando un palazzo, ce l'hai con le persone, ce l'hai con quello che vuoi far tu, quindi fai valere le tue ragioni come se fossero realmente più importanti sugli altri, quindi non ascolti. Mm. A me ha insegnato tantissimo, tipo tutto il lavoro sull'urbanistica, la preesistenza, lavoro che continuamente magari fanno i ragazzi che studiano beni ambientali, no? A guardare cosa ho intorno, che è una realtà che comunque io devo rispettare. Ehm, feci anni fa un workshop all'Aquila, la città terremotata, diciamo, con una scuola, diverse scuole, una scuola giapponese in particolare, che aveva un rispetto per la preesistenza che non andava a magari tener conto di sì, quell'edificio, il monumento della Rinascente, lo dobbiamo tenere così, questo è il comune, molto importante la chiesa, ma parlava degli aironi e del rumore che facevano quando sbattevano le ali su questi campi di grano, questi stagni, davanti a una cittadina che stavamo andando a progettare, no? E questa era una parte molto importante perché capivi come eh, quel Scende e va qualcosa che nel... non vedi, ma che è come un po' Lisbona, non so se ci siete mai stati. Io ci ho vissuto, quindi ne parlo per quello. Non ti so dire, ah, vai a Lisbona, devi vedere questo come a Parigi, vai a vedere la Torre Eiffel, il Louvre, tutte queste cose, no? Ma ti dico che Lisbona ti trasmette delle sensazioni che io non ti so spiegare, semplicemente come atmosfera, Sì, è quel rispetto di come corpo, aria, come le ricordo, proporzioni, cioè... che rimane lì e tu lo avverti, non lo vedi, ma lo avverti. Quindi per me l'architettura è molto importante in questo, senza contare il fatto che progettando una casa per qualcuno, ritorna questo dualismo. Per esempio in Oriente ci sono diversi architetti giapponesi che diventati molto famosi, sono arrivati nel mondo occidentale, diciamo Europa, America, e non capivano come fosse possibile che il cliente gli chiede, no, no, questo non mi piace, lo voglio così. E il loro ragionamento era, fatelo da solo. Quando tu compri uno di quei progetti, sto parlando di progetti di architettura, non architetti, insomma, raffazzonati che guardano le foto su Pinterest, architettura. È un lavoro molto complesso di ricerca intellettuale, spirituale, di connessione con l'ambiente, insomma, ciò che c'è circostante, no? Quindi di disegno, di lettura, di storie e così via. E quindi tu compri quello, tu compri l'arte di quell'architetto. Poi sì, gli puoi dire voglio 3 camere, una cucina e un bagno, ok, un salone. Però poi fa lui, e a lui va bene perché lui voleva comprare quello che tu hai da dare. Poi in Occidente siamo un po' capricciosi, no? Quindi ci sono 18.000 revisioni, lo voglio così, eccetera, eccetera. E così è la nostra società, va bene così. Però mi ha insegnato tanto sull'ascolto. Cioè, a me non interessa, vuoi 3 camere te le faccio, un salone va bene, 3 bagni, va benissimo, bellissimo. Cosa vuoi? Come vuoi vivere? Cosa ti rende felice? Cosa ti rende sereno? Cosa vuoi trovare appena apri la porta di casa? Salone, sì, beh, bravissimo. Immaginavo che non vorresti entrare in bagno. Però, cosa vuoi che ti impatti? E lì chiaramente c'è tutta la cultura anche del Feng Shui,
e quindi, ripeto, culture orientali che mettono in prima battuta questo rapporto che va oltre tu sei il committente, mi Certo. paghi e io ti faccio la casetta, Che- e diventa molto più I see you. Che, parentesi, per chi non sapesse cos'è il Feng Shui, andate a cercarlo, se non sbaglio è un'arte architettonica, sì, Sì, diciamo orientale. che è un modo di progettare tenendo conto di angolazioni, esposizione, di come si dorme, di come vengono posizionate le Energie. piante, le energie, gli incroci. Ci sono dei reticolati energetici che Giapponese. vengono descritte cinese. Sì. E quindi hai un modo di progettare poi lo spazio che è totalmente più improntato su quello che poi è la natura umana. Ok. Sempre in campo architettonico, invece le varie costruzioni megalitiche in giro per il pianeta, ci vuoi dire qualcosa? Io penso che una costruzione, nel momento in cui mette in moto una catena molto importante di recupero materiali, catene che inquinano tantissimo, cioè il secondo elemento più presente al mondo è il cemento. Ok. E se noi solo lavorassimo, anziché farci milioni di pippe mentali su un'auto elettrica, ma se lavorassimo sul cemento, molti dei problemi legati all'inquinamento verrebbero mitigati. Quindi, se quella struttura è utile, ben venga. Mi riferivo a quelle millenarie Ah, sparse quella nel stiamo pianeta. andando molto indietro. Beh, spiritualità. Detto, giusto? Sì, sì. Allora, Cioè, tu ti riferisci tipo ai meni, non ai meni, piramidi, ziggurat, così via, sì. Templi Un indonesiani. architetto, se a livello proprio tipo di energie, dici? beh, si dicono tante cose. Beh, sono dei luoghi che noi abbiamo studiato in un certo modo, mettiamola così. C'è una grossa resistenza da parte di tutto il settore archeologico perché alcune delle rivelazioni ultime prende 40 anni di libri e li butta al cesso, letteralmente. Questo perché? Perché forse facciamo foto in HD a Marte, ma non abbiamo mai fatto una radiografia seria a una piramide. Perché? E deve arrivare un chimico, se non sbaglio, un perito Malanga. chimico, sì, a inventare una tecnologia, a utilizzare in un certo modo una tecnologia esistente, amplificandone il segnale, che se non sbaglio è quella del sonar, è la stessa Infatti. tecnologia, per ottenere di rimbalzo una radiografia precisa di quella che è la piramide. Quindi cosa c'è dentro la piramide? Noi stessi architetti abbiamo studiato, ci sono cunicoli qua e là. Poi arriva Malanga, che è un chimico, che appena un attimino si è slegato dalle manette dell'università, che è un feudo, ha iniziato a fare un po' quello che gli pareva, e questa è una delle cose che ha fatto. Per, mi pare, 5 anni, non sono certo delle date, quindi è giusto per capire il racconto, è stato abbondantemente rifiutato, finché lui ha detto, sentite, questa è una prova scientifica, è un'evidenza, o ne avete una migliore, ora questa vi tenete. Dopo 5 anni, anche tra i vari personaggi, il più grande egittologo del mondo, ha detto, no, in effetti forse avevi ragione, perché c'era poco no? Da Da discutere. discutere. Una volta che io ti porto una radiografia, la chiamo impropriamente radiografia di quel genere, E cosa ha visto? Qual era la... ha Ce l'abbiamo visto. servizio premium? Vabbè, lo possiamo mettere in sovraimpressione. Beh, forse potremmo fare una puntata legata a questo, però, no? Tipo Voyager. Enormi proprio. monumenti, spiritualità, a cosa veramente potevano servire, secondo, no? Se volete sapere a cosa potevano servire, abbonatevi al servizio No, premium che no, di a parte gli scherzi, non c'è questo servizio Non c'è. premium, però se magari avete piacere di scoprire Possiamo queste, fare dato una che puntata. Federico è molto preparato a riguardo, scrivetelo nei commenti e Beh, magari Possiamo- invitiamo qualche ospite Ah, specializzato e con Federico li volentieri. bombardiamo di domande scomode. Sì, esatto. Sarebbe la cosa più divertente, in realtà. Torniamo un po' sulla spiritualità. Ma sì, dai. Quindi, ti sei portata a casa No, vabbè, aspetta, scusami, No, nella radiografia, no, io voglio sapere adesso, nella radiografia cosa accade? Angelo.
La teoria che lui ha portato avanti è quella che la piramide fosse un enorme centro di risonanza, Ok. quindi l'utilizzo di frequenze e vibrazioni in una certa maniera che portavano ad avere un effetto curativo sulla persona che ne faceva utilizzo, Sta entrando dentro. utilizzando proprio la piramide, come se fosse un diapason gigantesco. Ora, i Ah, diapason non so se li avete mai visti, studiati, a seconda della loro forma, spessore materiale, hanno delle risonanze e frequenze diverse. Quelli che teoricamente avrebbero visto sottoterra. No, 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 la forma è diversa, però il funzionamento è identico. E l'idea è quella che le vibrazioni, oltretutto la medicina occidentale, in questo momento si sta affacciando a questa, ci sono diversi studi in atto, quindi di come la vibrazione riesce miratamente a dialogare con un singolo organo, perché ogni organo ha una vibrazione diversa e quindi tu risintonizzando quell'organo nella vibrazione corretta riesci a guarirlo. Non sono un medico, non sto dando consigli medici, assolutamente, non si sa mai. Però è sicuramente interessante visualizzare e magari approfondire questo aspetto che potrebbe portare a delle conclusioni nuove o dimenticate o volutamente fatte dimenticare. D'altronde, sino a 60 anni fa, davamo per impossibile o magia nera, cosa che oggi sono interventi da mezz'oretta. Quindi non vedo la differenza, sinceramente. Bene, anche sui nuraghi, che sono le nostre piramidi nostrane sarde, se ne dice. Nei nuraghi c'è un vero delirio. Frau è stato attaccato tantissimo dalla comunità archeologica Sergio Frau. sarda, sì. Non italiana, soprattutto sarda, e questo purtroppo la dice lunga, quando ha destato interesse in tutto il mondo. Ci sono ricercatori americani, inglesi, francesi, belgi che lo contattano, che vogliono fare studi sulla Sardegna, ma a noi in Sardegna piace dire che niente di tutto ciò è vero. Chi lo sa. Ci addentriamo in una roba molto complessa, Ok, torniamo. molto lunga più che altro. Se Michelangelo ci cioè, dà. no, sono soddisfatto. È soddisfatto, alla grande. Quindi non Stiamo parlando del giudizio, non giudizio. però poi tu indirettamente hai citato anche uno dei principi ermetici, se non sbaglio. Come Quale? sopra e sotto, come dentro e fuori, come fuori e dentro, no? Sì, Parlando del non giudizio, precisamente stavi dicendo che quando vedi in un altro il suo essere tirchio, in realtà sta parlando in qualche modo di te, no? sì, I cosiddetti specchi, certo, sieni, certo. eccetera, eccetera, eccetera. Quale altro insegnamento ti sei portato a casa, percorrendo questa tana del bianconiglio spirituale di questi anni? Diciamo, lavorando Sì. tanto sul giudizio, quindi cercando di non giudicare Michelangelo perché ha fatto interrompere il video per la seconda volta. No, non lo interrompiamo. No, dai, ormai Ah, Michelangelo, giustamente, da bravo collaboratore, è andato a verificare che, giustamente, giustamente. altrimenti la terza volta sarebbe troppo. Penso di aver lavorato tanto su questo aspetto e lo consiglio sinceramente a tutti perché dà un grado di libertà e di serenità che è impagabile e impensabile. Molto spesso ci fissiamo su quella persona mi ha fatto, quello si comporta così, cosa, senza chiederci realmente quanto quel gesto incide sulla nostra vita e molto spesso è zero. Quindi l'energia che stiamo andando a sprecare su un qualcosa che non ci tocca minimamente, già lì per fare un po' di economia energetica sarebbe utile iniziare a farlo. Se quel gesto a maggior ragione ci tocca, perché io sto continuando ad attrarre persone che hanno dei comportamenti che detesto? Cosa stanno venendo ad insegnarmi quelle persone? Secondo punto importante, secondo me, è vedere chiunque ci circondi come un guru, un insegnante, anche dal ragazzino al più saggio degli anziani, ha comunque un qualcosa da insegnarci, che poi la voglia insegnare in modo attivo o involontario è un altro discorso. Però sta a noi capire perché lui è venuto da me, perché è arrivato, cosa mi deve comunicare, cosa mi deve dire. A volte niente, a volte qualcosa, però siamo lì noi che se ci liberiamo dal giudizio abbiamo la libertà
Cioè, è importante perché questo è proprio la libertà, perché il giudizio rende schiavi. La libertà di comprenderlo, perché abbiamo tempo. Abbiamo tempo per respirare, per reagire e vedere che cosa sta succedendo, osservando dall'esterno noi stessi che reagiamo a quella cosa. E tutto inizia a fluire diversamente, quindi torna il concetto anche di umiltà, molto importante da tenere sempre in mente durante i percorsi di spiritualità, perché peccare di, come dire, di arroganza è molto rischioso e dannoso, perché comunque ci porta di nuovo a perderci, ci porta a creare dualismo, separazione e giudizio di nuovo. Mentre se io riesco a cogliere un qualcuno con umiltà, probabilmente gli insegnerò a lui qualcosa e lui insegnerà qualcosa a me. E entrambi ne usciremo più ricchi, più abbondanti. Dicevamo prima che un altro concetto interessantissimo, che è un concetto che non c'entra assolutamente nulla, lo cito, ma ho visto di riflesso totalmente a caso in un film sugli alieni. Poi non ho mai studiato questo film, totalmente a caso lo dico perché non ho mai studiato, ma il regista voleva esattamente dire questo. Questo l'abbiamo detto nella prima Può puntata essere, mancata di qualche può settimana fa, essere. mi pare. Questi alieni arrivano sulla Terra e comunicano con dei gesti, con dei simboli circolari che disegnano in una specie di coltre di fumo, come se fossero, sai, l'inchiostro dei polpi o delle seppie, no? Che si forma così. Loro riuscivano a comunicare con questi gesti circolari, quindi la comunicazione era totalmente subordinata alla circolarità, quindi al ritorno all'infinito. Quando l'essere umano, questi esseri umani che li studiavano, finalmente comprendono il linguaggio, questo linguaggio, sottraggono se stessi dalla memoria come ci viene insegnata. Quindi inizio, proprio un cronometro, tic, inizio, fine. Tutto ciò che è oltre non lo puoi sapere e non puoi sapere ciò che c'è dopo se non se non lo stai vivendo, non lo potrai non lo potrai conoscere. Conoscendo quindi questo linguaggio circolare, questi personaggi andavano istantaneamente a ricordarsi tutta l'esistenza del tutto. Quindi tutto il creato, tutta la creazione, avevano in un attimo accesso a tutto quello che era sempre stato e sempre sarà e sempre esisterà, togliendo semplicemente la costante del tempo. E questo concetto di circolarità a me è molto caro, mi ha aiutato anche in termini di intelligenza emotiva. Facevamo prima l'esempio del Trivial Pursuit, no? Quindi questo tabellone con i vari spicchi, se ne completi tanti, tutto vinci. Molto spesso noi in questa società viviamo l'evoluzione e la vita come una linea. Quindi se io sono arrivato al 60%, sono al 60% bravo. Non la vivo così, non dico che non sia così, non la vivo così, vedo più un rapporto circolare, ok, dell'evoluzione, della consapevolezza, della spiritualità, perché possiamo avere davanti persone che non hanno completato i nostri spicchi, ma magari hanno tutti gli altri che noi non vediamo, o magari ne hanno lo stesso quantitativo in un altro quadrante. Quindi di fatto sopra, sotto, e quindi lì ritorna come sopra e sotto e così via. Un altro importante insegnamento, di cui ho fatto tesoro è, recito il libro Morte, la grande finzione di Osho, un autore che non mi ero mai avvicinato perché è diventato comunque molto mainstream, per varie cose, boh, l'ho giudicato. E l'ho giudicato e l'ho tenuto lontano. E per anni io non ho potuto leggere quelle parole che mi avrebbero fatto tanto bene in alcuni momenti. Questo libro è, secondo me, splendido, lo consiglio assolutamente a tutti e ti dà quell'affaccio, ok, su quello che per me è tanto spiritualità, quindi il vedere anche quegli eventi nefasti della vita, molto dolorosi, molto di chiusura, di contrapposizione, lì torna il dualismo, cioè come vogliono che noi siamo, o sono con te, o sono con lui, o sono bianco, o sono nero, o sono a destra, o sono a sinistra, o l'uno o l'altro, dualismo, dualismo uguale separazione. Se ci separiamo, abbiamo un muro in mezzo e ci stiamo tirando frutta da una parte all'altra, bombe e la qualunque, e continuiamo a vivere come stiamo vivendo oggi.
che, giusto o non giusto, abbiamo una marea di popolazioni trucidate e noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo. Quindi questo concetto molto spirituale di connessione a quello che c'è dopo, quindi evitare di vedere tutto come un estremo e l'altro l'opposto, quindi vedere vita e morte come uno l'opposto dell'altro. Un evento è la vita, un evento è la morte, ma non sono bianco e nero. Sono semplicemente due eventi. Affacciandoci a questo mondo, io trovo anche più semplice, più abbondante vivere degli eventi che noi viviamo in modo terribile, molto doloroso, come la morte di un caro, no? È morto, non lo vedrò mai più. Se sono un forte cristiano, spero che sia in paradiso. Se non credo in niente, diventerà cibo per vermi. Perché di base è quello che succede. Oppure posso pensare che lui è energia, o lei è sempre stata energia, che sempre vivrà, sempre è esistita, e il fatto che io non lo percepisca più in quella forma, in quella persona, questo non significa che non stia continuando a esistere. Leggendo questi testi, chiaramente io sto cercando di tirare molte conclusioni e tagliare con l'accetta questo concetto, ma mi ha aiutato a superare diversi traumi o lutti, rendendomi conto che quell'energia io ora ho la capacità di vederla ovunque, aria, alberi, mare, in te, in gesti gentili o in gesti meno gentili, perché anche quella fa parte delle persone. E quindi sì, non ha più quella forma, ma esiste ancora. Quando io riesco non a leggere e credere ed è così, ma io riesco a sentire, mi risuona quello, la mia vita inizia a cambiare. Cioè la visione che ho delle cose inizia a cambiare. In India festeggiano quando muore un caro, sperando che sia la sua ultima morte. Chiaramente credono nella reincarnazione, quindi il succo è se non sei arrivato a un ciclo che ti ha permesso di arrivare a una comprensione, continui a rinascere finché non lo capirai e poi ci sarà la tua ultima morte e lì sarai libero, e tornerai al tutto, ok? Al grande creato, Grande spirito, grande Dio. spirito, esatto, Dio. E mai letto il libro Il grande segreto di Rhonda Byrne? No. Ah, c'era il primo libro era Il segreto, che era il libro in sostanza che ha fatto diventare mainstream la teoria Spingolo. della... Sì, esatto. Ah, La legge dell'attrazione. l'attrazione, sì, Sì. scusa, sì, Qui sì, c'è l'ho anche letto. il grande, no, il segreto più grande, mi pare si chiama in italiano. Sempre suo. Sempre suo. Che era quello premium. Esatto, Dovevi- che lo premio. No, in questo libro parla dell'energia come se fosse, dice, tu immagina, come se questa energia fosse, è come se fosse dell'aria colorata, ok? Come se Sì, l'ossigeno fosse colorato, ok? sì, Tu immaginati, adesso l'ossigeno diventa arancione, quindi tu puoi chiaramente vederlo. certo. E lui praticamente ti dice, tu dovresti fare lo sforzo di immaginare che le persone, i corpi fisici, è come se incasellassero un po' di questa energia che però è uguale a tutti. Certo, Per dire che cosa? Che tutti condividiamo questa energia. certo. Tutti siamo un corpo che incanala un'energia che però in realtà è comune a tutti e a tutto. Quindi, appunto, quando muore una persona non è che muore nella sua totalità. C'è comunque una parte energetica, così dice lei, che si rilibera semplicemente di quel corpo. Torna alla totalità. Esatto, esatto. Concordo, Mm, assolutamente. modo molto, mi ricordo in quel libro è molto carino, ve lo consiglio. Dà proprio un'immagine molto semplice da capire a livello proprio di... mi tocca... aspetta. Avvicinarti. Cioè, tecnica, vi dà proprio un'idea visuale di quella che è l'energia, ok? Noi siamo anche così in realtà. Il fonico è stato così sul piede, io stavo esprimendo... Ah no, scusa. Stavo esprimendo un concetto, ma poi mi sono perso perché lui mi ha fatto tap tap sul piede, però ora sicuramente si sentirà meglio. Sentiste, no? Ecco, grazie Michelangelo e Federico perché voi state in realtà finora sono stato molto serio io nelle mie puntate, no? Però qua c'è il mio riflesso che mi completa, mi tira fuori quella mia parte. In realtà non è ancora uscita molto. No, Ho bisogno di... ancora un po' di... La finiamo nudi a ballare intorno al fuoco. Beh, signori, io... È diventata un'altra cosa. Porta la paglia.
Michelangelo, da bravo collaboratore, fa l'ultimo check e anche il pagliaccio dietro le quinte. Federico, qual è stato se c'è stato un momento, un punto di inflessione, un prima e un dopo che ti ha allontanato da quella, tra virgolette, falso cammino, quei due falsi cammini, per poi portarti in quest'altro, sempre tra virgolette, vero? Mi è successo qualcosa? Hai letto un libro particolare, graduale? Che è successo? Così, riassunto. Domandina, sì, ci sono stati degli avvenimenti, sì, ci sono diverse correnti in questo momento, in questa fase storica che ci accompagnano, giusti, non giusti. Personalmente, molti di questi li vedo manipolatori. Potrebbero comunque essere funzionali, ok? Per raggiungere un qualcosa, forse per creare una rottura e poi ripartire. Spiegaci meglio. Ho avuto dei rapporti anche con delle persone o con delle scelte di vita, per esempio alimentari. Ora non vorrei entrare nel dettaglio, no? E poi mi sono reso conto che che sul parlato siamo tutti bravi, i più grandi pensatori, no? Poi sono successe determinate cose. Queste persone che mi avevano, non voglio dire aver fatto perdere tempo perché non è stato tempo perso, mi ha comunque portato qua. Quindi comunque io ringrazio quelle persone. Ma nel momento in cui dovevano dimostrare tutto quello che manifestavano e per cui lottavano e tutti quegli insegnamenti che io oggi dico stanno incasinando tante persone e le stanno facendo stare ancora peggio, nel momento in cui dovevano dire e comportarsi in quel modo, hanno fatto tutt'altro. E questo mi ha fatto rompere quasi quell'incantesimo di manipolazione, di propaganda, con il quale siamo bombardati continuamente, ok? Quindi per ritornare, cioè tu all'inizio hai avuto un'educazione cristiana classica, Sì. poi ti sei perso, poi ti sei agganciato a questa cultura alternativa. Diciamo che il mondo sta in questo momento servendo su un piatto bellissimo d'argento, anche che di platino, con diamanti, le peggio boiate. Questo devo prendere posizione, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Vai. Questi movimenti stanno, a parer mio, creando dei grossi problemi alle persone. Sono dei movimenti che nascono con il goal, con l'obiettivo di liberare, rendere più liberi, rendere sì, più liberi. La verità è più liberi e basta, perché poi raggiungono più o meno tutti lo stesso obiettivo, almeno sulla carta. In realtà, però, nessuna di queste persone, molto spesso che ci appartiene, si guarda allo specchio e si riconosce. E quindi hai un gregge di smarriti, non hai un gregge di consapevoli. Cioè, sono persone che sono indottrinate allo stesso modo su un'altra cosa. Ti sto vendendo l'evoluzione. Se non sei così, sei un retrogrado. E ritorna il dualismo. Chi ad oggi vuole essere chiamato retrogrado? Sono bravissimi, sono i migliori al mondo a fare questo, a condurre le masse dove loro vogliono. Ma io sinceramente ad oggi non ho ancora visto un aspetto positivo e un traguardo che loro hanno raggiunto, se non persone che stanno ancora peggio, che credo di essere liberate. Ma possiamo identificare questo movimento c'è? Oppure preferisci stare nel... No, avremo modo di identificarlo, però purtroppo, ragazzi, il tempo stringe. Quindi, Federico, ti chiederei cortesemente se potessi giungere alla conclusione di questo ragionamento per poi passare alle domande di chiusura, perché purtroppo stiamo sforando. Siamo fuori. No, se dovete scrivere, scrivete veloci, commenti pochi, che... No, quindi sì, mi sono interfacciato con diversi di questi movimenti, li ho studiati, ho ascoltato, quindi non è che mi sono stato in cameretta lì a leggere, ho ascoltato, mi sono confrontato, ho discusso, ho litigato, ho accettato, mi sono sentito sbagliato per la natura che ho, che è la natura di uomo.
non è la natura di mie particolari tendenze, non so, ad essere aggressivo, affettuoso, la qualunque, ma semplicemente di essere uomo. E tanti di questi movimenti alla fine vedo che poi nel momento in cui dobbiamo mettere in tavola le carte, non c'è niente. Non c'è niente. Ed è insostenibile. Ed è un po' come i progetti, no, che devono avere una sostenibilità. Bellissimo, beh, mi hai fatto il progetto della vita, è gigante, splendente, sì, ma non è sostenibile. Finito il progetto. Quindi in sostanza hai sbattuto la testa contro una sorta di sempre, in qualche modo manipolazione calata dall'alto, che però al tempo stesso ti ha aperto delle porte, no? Sì, assolutamente. Ti ha Per fatto quello ti dico, non è iniziare sbagliata, probabilmente è funzionale. E torna lì paradossalmente, il non giudizio, sì. certo. Anzi, son felice che sia esistita. Forse senza non sarei arrivato a leggere, a pensare determinate cose che oggi stiamo sviluppando. Perfetto. Ci accingiamo alla chiusura della puntata con le solite 3 domande? magari parto io, no sono di più. Ci devi Vai. però, Flash, Fede, Faccio vai. consigliare un libro, e un film che secondo te sono importanti, insomma, all'interno di un percorso di risveglio. Utilizziamo paroloni. Okay, Ce li hai? un libro Un solo? libro. Un libro solo, La porta del mago La porta del mago di Brizzi? di Brizzi. Okay. Un film? Un film difficilissimo, consigliare solo Avatar. uno. Avevo consigliato, Shutter Island, non ha Nelle niente a che altre fare puntate con, mancate? diciamo, il classico film sulla spiritualità, perché non è quello, ma è diciamo, un bello spaccato su quello che può essere o no la follia. Cosa è follia? Quello che tu percepisci solo perché non lo percepisce lui o altre 10 persone è veramente falso, ma scusa, ma te ne devo citare un altro, anche questo totalmente fuori dal classico film sulla spiritualità, Boogeyman, L'uomo nero, l'unico film horror che ho visto che ha una dialettica, un linguaggio, un lessico e un messaggio che secondo me è fortissimo. Lo racconto in brevissimo? Ehm, i Altrimenti 30 guardatelo. secondi ci riesci? 30 secondi, okay. 29, 28, Se non contate mi vien meglio. sì. Lei porta il marito all'ospedale mentre scusa, il marito porta lei in 20, ospedale mentre sta 19. partorendo, hanno un incidente mortale e lui muore. Lui muore quindi il giorno che il figlio nasce. Per anni non si parla della morte del marito e non si festeggia il compleanno del figlio che non ha mai avuto un compleanno, smettila di contare. E quindi cosa succede? Questo Boogeyman, l'uomo nero, inizia a bussare all'inizio piano piano. Quindi che cos'è Boogeyman? È un trauma, un fantasma che lei ha nascosto. Non si parla di mio marito morto. Non festeggiamo il tuo compleanno perché è il giorno della morte di tuo padre, e così via. Questo fantasma diventa sempre più grosso, sempre più forte, diventa l'uomo nero, finché si impossessa del bambino che sta malissimo, poi di lei, poi lei uccide il cane, questo per simboleggiare che quel trauma che noi conosciamo crea delle ripercussioni su tutte le persone che abbiamo intorno, oltre a noi, alla fine, sinché, scena climax del film, succede un macello a casa, ribaltano mezza casa, si chiude, cambiano totalmente i colori, prato è il primo compleanno del figlio, che lo festeggia tipo a 9 anni o a 8 anni. A un certo punto la madre dice: "Adesso un attimo perché devo andare a fare quella cosa", e lui dice: Mi puoi portare?" Lei dice: "Quando sarai grande porterò anche te, ma per ora me ne devo occupare io." Scende nello scantinato dove c'è Boogeyman, nascosto in mezzo all'umidità, al buio, all'oscurità, agli scatoloni, gli butta un piatto di vermaci, che è l'unica cosa che si merita di avere. Lui esce, divora quella roba, si guardano e torna dentro e smette di influenzare in ogni modo la sua vita. Questo per dire cosa? Che i peggiori traumi non li possiamo dimenticare, li possiamo comprendere, possiamo andare avanti, ma rimarranno. Quindi o ci facciamo amicizia o ci perseguiteranno per il resto della vita. Perfetto, bello. Ce lo guardiamo, Miki. Molto Presi per mano perché magari fa un po' paura. Spoilerato. Sì, esatto. Però non lo so. Avrei paura di innamorarmi, sì. Io e Quindi, Michelangelo. terza domanda. Terza domanda, nei momenti di difficoltà cosa fai per star bene? Là un po' anche questa purtroppo. Medito tantissimo. Medito. Medito, respiro e cerco di vedere le cose da lontano. Lo facevo da bambino, totalmente a caso, è una cosa che mi aiutava. Io non ho mai sofferto d'ansia.
avevo la verifica a scuola, mi immaginavo la mia persona, la mia casa, il mio quartiere, la città, l'Italia, l'Europa, tutto il mondo, i pianeti, il pianeta diventava minuscolo, il sistema solare, e dicevo quanto è importante quella cosa? Zero. Ok, bello. 100 euro calati dal cielo, cosa consigli di comprare agli ascoltatori? Compratevi una tenda per fare un campeggio. Una tenda è la cosa migliore che possiate comprare con 100 euro. Tornate nella natura, camminate, vi riconnettete energeticamente al suolo, camminate scalzi. Magari non volevano proprio vedere la pianta, ma il dorso più carino. Ed è Molto sicuramente nera, dici. no, no, è Ah, carina, sul beige. grigiastra. Ed è un qualcosa che restituisce tanta serenità. Andare nella natura è un'altra cosa che si può fare quando la vita colpisce duro. Bene, Miki, cartellone nel cielo? Se ci fosse un cartellone in alto nel cielo che tutto il mondo può vedere, quindi uno spazio per lanciare un messaggio, non preoccuparti della lingua, è tradotto in tutte le lingue del mondo, lo capiscono tutti, dura 24 ore, quale sarebbe il messaggio che lasci? Guardatevi una tenda. No, compratevi una tenda, Decathlon. No, è mi viene da dirlo così in 2 parole, banalissimo perché è tipo una frase fatta, nel senso, ricordati che quella persona sta vivendo una battaglia di cui non sai nulla. Super banalizzato, lo trovate su Facebook, Instagram, la qualunque, ma è una cosa incredibilmente vera. Tu non sai niente di quella persona e potete aver vissuto la stessa identica situazione in modi totalmente diversi. Quindi è un messaggio di compassione, di amore. E magari quello che pensi non corrisponde alla realtà di quella persona. Corretto. Ok, le ultime due, vediamo se ci siamo, ma sì, dai. Devi formulare, no, prima devi rispondere alla domanda dell'ospite precedente che, guarda caso, ce l'abbiamo qua. Ero io. Allora, se Qua la devi fare. Veloce. Se potessi parlare col tuo io di 18 anni, con l'esperienza che hai ora, cosa gli diresti? Gli direi di continuare a vivere, a fare tutto quello che ha fatto e a sbagliare tantissimo anche nei peggio momenti di dolore, di indecisione o di disillusione, che secondo me sono tra i peggiori, perché poi un giorno cambierà qualcosa. E comunque arriverai dove ora sono arrivato io, che non per dire che però non è assolutamente male come vita. Io mi ritengo un privilegiato. Ho fatto sbagli, una marea di sbagli, una marea di cose positive, le rifarei tutte dalla prima all'ultima. Quindi continua a fare quello che fai e non perderti mai. L'unica cosa è questa, cioè non perderti mai, non pensare che devi fare un qualcosa perché lui la fa meglio, è più figo, oppure sono sfigato. Io ero molto insicuro da bambino, l'insicurezza è una bestia dura da portarsi avanti. Però se credi in quello che fai, sei tu, ti devi amare, punto. Bene. Abbiamo una domanda per le prossime invitate. che diamo per scontato siano anche invitati. Come No, invitati. le prossime sono 2 invitate. Ah, invitate. Vorrei chieder loro questa domanda qui. 2 invitate, 2 quindi. Sono 2. Ok, avete mai avuto la percezione di poter capire se la vostra anima è un'anima giovane o un'anima antica? Quindi avete mai avuto ricordi di vite passate o pensate che sia semplicemente solo possibile averne vissuto delle altre? Cosa sentite a riguardo? Anche magari legato ai sogni, che ne so, a qualche ricordo, qualche lampo, qualche lapsus che arriva così dal niente. Questa domanda qua. Bene, Boh, ce l'abbiamo fatta? ce l'abbiamo fatta. Guarda, si Quindi- sta riprendendo? No, Grazie. scherzo. Federico e Michelangelo, ci rivedremo più avanti per qualche puntata magari di attualità, con qualche ospite 3-3, 4-4, qualche bel dibattito, 6-7, 7-7. Molto volentieri. Sì? Bello, bello. Posso contare su di voi anche per intervistare insieme un ospite. Tu gli hai dato una forma a Assolutamente. questo podcast che noi stiamo piano piano smontando, lo stiamo Io vorrei Non dire una metterlo. cosa, almeno per quanto mi riguarda, e penso anche Michelangelo, non so, Simo, diciamo noi ci siamo aggiunti, non ci poniamo mai come degli esperti di un settore, ma più che altro facciamo da provocatori, no? Leggiamo, ci interessiamo,
Però di base molte delle cose che diciamo prendetele con le pinze perché la scienza infusa non ce l'ha nessuno, no? Siamo dei tutti, io e Federico siamo dei tuttori. Siamo dei tuttologi non arrivati, purtroppo. E pur parlé. Ma il titolo non è connessi, è connettando. È Connettando, divenire. giusto, giusto. Ah. Vabbè, allora, ragazzi, Anche volevo dire una cosa. Entrando, Michelangelo ti ha spezzato il banano. L'ho visto. basta. L'ho visto negli ultimi 15 minuti. Una foglia cresciuta due giorni fa. Oh. Federico, l'ultima domanda per te. Quando hai capito di essere una brutta carogna? Sono nato. Bam! Non abbiamo salutato. Secondo me devi tagliarla sul banano. No, vabbè.